A proposito di settore aerospaziale, una startup che si chiama SpinLaunch, che è un competitor di SpaceX. Se volete guardiamo un po' il video, perché secondo me è una di quelle aziende da tenere d'occhio, cioè da seguire, perché comunque è un ambito ancora inesplorato, quello dell'aerospazio, cioè deve ancora esplodere. Di fatto siamo ancora all'anno zero, perché di fatto cioè non è mainstream, come abbiamo detto prima, non è accessibile alle persone normali, è accessibile forse ai multimilionari e ai miliardari, però in futuro potrebbe allargarsi proprio il mercato e anche la possibilità di avere a che fare con l'aerospazio sia come turisti sia anche come lavoratori, cioè pian piano queste aziende stanno assumendo sempre di più. Guardiamo quindi questo video, ragazzi, oggi è una giornata di video. Eccoci qua. 3, 2, 1. For the past 70 years, humanity has relied on expensive, carbon-rich fossil fuels to send rockets outside of Earth's atmosphere. But in the near future, we may also use another method that relies primarily on kinetic energy, which is built up by spinning a rocket thousands of miles per hour in a centrifuge and then releasing it out of the launcher at hypersonic speeds. That's the promise of SpinLaunch, a California-based startup that is developing a new, potentially revolutionary way to send satellites into orbit. If successful, SpinLaunch's technology would cut down on launch costs, allow for more frequent launches, and be less damaging for the environment. Sì, perché uno delle polemiche riguardo all'aerospazio e riguardo a SpaceX, la Virgin, eccetera, eccetera, è che di fatto inquinino davvero tanto, e in effetti il tema c'è, però comunque nel futuro pian piano stanno trovando dei metodi alternativi, e questa startup secondo me è interessante, ve la voglio proporre proprio per questo. This is The Business of Space, a series about the innovative startups capitalizing on a growing commercial space industry. Vedete? Sfruttano un'industria spaziale commerciale in crescita, che è quello che vi ho detto io prima, cioè adesso non ce lo possiamo permettere, però solo pochi, ecco, però pian piano in futuro magari i nostri nipoti si faranno la vacanzina a vedere la Terra dall'alto, no? Ma chi lo sa? Chi lo sa? I, like many others, really have always wondered if we sent a man to the moon, in the 1960s, why don't we have further exploration and development and commercialization and colonization of this frontier? What is the limiting factor here? 10 years ago, just as the commercialization of space was beginning, SpinLaunch CEO and founder Jonathan Yaney began investigating rocket launch technology to see if he could solve a problem that has dogged the launch industry since its inception. Why is sending rockets into space so expensive? The more and more you look at it, you realize that they are just simply limited by physics, the physics of the rocket equation. Scusate. Ah no. La pubblicità. Purtroppo fa parte del gioco. Beh, riparti. So expensive. The more and more you look at it, you realize that they are just simply limited. Rocket launch technology to see if he could solve a problem that has dogged the launch industry since its inception. Why is sending rockets into space so expensive? The more and more you look at it, you realize that they are just simply limited by physics, the physics of the rocket equation. In order for a rocket to leave Earth's atmosphere, it requires large amounts of energy. Historically, this energy has come from multi-stage rockets filled with massive amounts of propellant. That reality is best captured in an over 100-year-old equation, which states that a rocket's change in velocity depends on the exhaust velocity and the ratio of total mass to fuel mass. What the equation tells us is that in order to generate enough momentum to leave Earth's atmosphere, a rocket's mass must be mostly rocket fuel.
Today, about 95% of the mass of most rockets, like SpaceX's Falcon Heavy, is fuel. SpinLaunch replaces about 8 Ovviamente tira in mezzo SpaceX. Ovviamente mi rendo conto che siano, diciamo, nozioni piuttosto complesse a livello fisico, perché comunque bisogna un po' conoscere la fisica, anche se sono abbastanza facili da capire. Poi magari approfondiremo con degli esperti, mi piacerebbe molto invitarli, però comunque per ora ci accontentiamo dei video del Wall Street Journal. 80% of the fuel required to get to orbit with clean, renewable-based electricity. SpinLaunch isn't the first to attempt an alternative method to get rockets into orbit. For decades now, scientists have explored creative solutions like space elevators, maglev-propelled launch systems, space hooks or tethers, and others to get into space. In the 1960s, the US and Canadian governments collaborated on Project HARP, which made use of ballistic technology to shoot objects into the upper atmosphere. Space planes, which combined features of an airplane with a spacecraft, are another option. One of the more notable examples is the Space Shuttle, which operated from 1981 to 2011. Ve lo ricordate lo Space Shuttle? Anche su questo c'è un documentario Netflix, secondo me molto interessante, Ce n'è vari, comunque ci sono vari documentari sullo Space Shuttle, sui problemi e sulla storia, ecco. More recently, Virgin Galactic's VSS Unity completed its first fully crewed mission in July of 2021. SpinLaunch's technology can be described as a centrifugal slingshot. It is a 50,000-year-old idea. It is a sling launch system that is a rotational launch capability, a rotational mass accelerator that accelerates the launch vehicle up to about 5,000 miles an hour. 170 Gs, Mach 0.3. And it glides through the atmosphere and out of the atmosphere and into space before launching a very small rocket. Once the craft reaches the outer atmosphere at an altitude of about 60 kilometers, it uses a small rocket engine to push it the rest of the way. It doesn't have emissions in the atmosphere, and it represents the only alternative to chemical propulsion and combustion. Until its public test launch last year, SpinLaunch had been in stealth mode for 7 years, as Yanni and his team worked on developing the technology from scratch. We had to start with really the core concept, and so we built a laboratory version, the one here behind me, the 12-meter. SpinLaunch's A12 is a 12-meter prototype centrifuge that tests the ability of various payloads to endure the high G environment they would experience while being accelerated. The A12 is a really great test platform for our engineers. Ovviamente, avete idea di quanto costino queste tecnologie? Sono ancora in una fase sperimentale, ma sono tecnologie molto costose. Questo perché? Perché in America lanciare una startup del genere di fatto è più facile, perché la raccolta di capitali è più facile in America. Quindi possono permettersi di avere un progetto più ambizioso, ecco, rispetto all'Italia. In Italia ci sono delle grandissime startup e anche alcune sono già scale up aerospaziali, però in America di fatto hanno la possibilità di avere molti più finanziamenti, quindi più liquidità e più possibilità, ecco. So for today's launch, we're going to be operating just above Mach 1, so a little bit less than 1,000 miles per hour, so faster than a jet, approximately the speed of a bullet. This is a 1-meter flight test vehicle, and it'll be vaporized at the end of the tunnel as it impacts in just moments from now. So now we're approaching Mach 1. We're approaching 90% of the launch velocity for today's test. 5, 4, 3, 2, 1, launch. Successful Awesome. launch. The Wright brothers, had to build a very, small aircraft in the beginning, which was a test prototype, which, couldn't cross oceans or carry passengers, but it absolutely demonstrated, the core technology in a meaningful way that allowed you to build upon.
In October 2021, the company successfully completed its first test on its suborbital accelerator, or A33. So the first test launch that we did in New Mexico at the suborbital facility was really a key inflection point in the maturity of the technology as a whole. So prior Le aziende aerospaziali in America sono quasi cioè i punti importanti in America dell'aerospazio sono la Florida, perché comunque lì sono avvenuti storicamente una marea di lanci e tuttora SpaceX lancia spesso, non sempre però, dalla Florida, poi il Texas e la California e adesso anche il New Mexico, cioè sono questi gli stati principali: California, New Mexico, Texas e Florida. Prior to that, we had only operated in our 12-meter diameter accelerator. And in that platform, you aren't launching into the atmosphere, right? And so this was a big transition for us to go from laboratory testing to actually operating in the field with a large-scale system that's launching into the atmosphere. On April 6th, SpinLaunch announced a partnership with NASA to develop, integrate, and fly a NASA payload on the company's suborbital accelerator launch system to provide valuable information to NASA for potential future commercial launch opportunities. Avete visto? Cioè, cosa fanno queste aziende aerospaziali? E lo fa anche SpaceX, ma anche Virgin Galactic, delle partnership con la NASA, perché di fatto comunque c'è bisogno anche di collaborare con un ente statale e loro sono già a questa fase comunque. The suborbital accelerator is intended to pave the way for the next iteration of SpinLaunch's technology, a still-to-be-built orbital accelerator, which will be 3 times larger than the structure in New Mexico. La pubblicità non dipende da me. SpinLaunch said it will begin building its orbital launch pad this year at a yet-to-be-made-public coastal location. Non Although si sa SpinLaunch dove. is developing a new rocket launching technology, it's really in the satellite business, since the booming low Earth orbit satellite or LEO industry will be the company's target market. SpinLaunch's technology is not suitable for human spaceflight because of the high G-forces generated in the centrifuge. Ecco, ovviamente loro stanno cercando di andare, cioè il loro settore sarà il lancio di satelliti tipo Starlink, cioè per far capire non solo. Ovviamente per un motivo scientifico, perché le forze G generate proprio da queste centrifughe sono troppo potenti per un essere umano, ecco. Cioè alla fine il corpo umano... Space launch is ultimately a transportation industry. Providing low-cost, inexpensive access to an inaccessible place like space is similar to when we achieved advances in transportation such as the steamship, which allowed, access of, movement of massive amounts of goods and cargo and people to entirely new continents, and civilization emerged. Morgan Stanley expects the satellite business to be about 1/2 of the $1 trillion space economy by 2040. Ecco, cioè questo è importante, scusate, questo schema è molto importante, cioè secondo JP Morgan l'industria dei satelliti sarà molto molto importante, cioè quindi conta $1 trilione l'industria spaziale, metà sarà del trilione, quindi che sarà il giro d'affari dell'industria spaziale, metà sarà dei satelliti. Economy by 2040. In all of history, every 2040. country combined, we've launched less than 10,000 satellites since the beginning of the space age. We're coming up on launching that many satellites per year, in the short kind of coming few years. And those will be supported by thousands of companies doing a variety of missions, across every industry imaginable. Since 2000, the average cost of launching an object into space has fallen dramatically thanks to new launch providers such as SpaceX and others. Come vi avevo detto, cioè pian piano il costo tecnologico si sta abbassando. Altra cosa che ha detto il fondatore di SpinLaunch, questa azienda, è che pian piano siamo solo all'inizio.
siamo proprio solo all'inizio, diciamo, dell'era dell'esplorazione spaziale e ci dovremo abituare al fatto che ogni anno verranno lanciati tantissimi satelliti nello spazio. Ovviamente per svariati motivi, cioè ci sono i satelliti come Starlink per portare la connessione, poi ci sono anche satelliti per altri motivi, cioè da quelli che monitorano l'agricoltura a quelli che monitorano i mari, cioè ci sono svariati ambiti. SpaceX's rideshare program, in which satellite operators reserve space on a rocket with unrelated operators, now lists costs as low as $1.1 million to place up to 200 kilograms into sun-synchronous orbit, with additional mass costing $5,500 per kilogram. SpinLaunch said the widespread adoption of its technology would revolutionize the satellite deployment industry by bringing Cioè il costo al chilogrammo di ciò che si manda nello spazio è piuttosto alto, parliamo di migliaia di dollari al chilogrammo. the cost per launch down to $2,000 per kilogram during early commercial operations. The company said they expect to be able to drive costs into the hundreds of dollars per kilogram as the system matures. But SpinLaunch's success is not assured, and some are skeptical the technology can ever be deployed at scale successfully. I hope they do get it to work, but from a physics standpoint, it's a pretty difficult physics problem. The first problem I think of when spinning things really fast is, if the arm breaks, the energy that you've stored in there, especially with spinning it up so fast, is basically a bomb waiting to blow up, and the pieces just go flying in all different directions. Number two, especially if you have a tube launch, a window for the rocket to go out, you have to time that just right so that it releases at the right point. If not, it's going to hit the wall, and that's going to degrade the integrity of the whole thing, and it's just going to blow up. If you want to get it into orbit, you're going to essentially have as much energy in it as you would a chemical rocket. It's just not chemical energy, it's rotational kinetic energy. SpinLaunch. Ovviamente ci sono sempre gli scettici quando ci sono tecnologie molto innovative. E questo è normale, soprattutto in ambito scientifico è pieno di fazioni. Ovviamente torniamo alla polarizzazione. Ci sono quelli d'accordo che sono pronti anche a vedere, insomma, le tecnologie, le novità scientifiche, e ci sono anche quelli scettici, cioè gli scettici ci saranno sempre. Oggettivamente ci sono stati in ogni ambito e in ogni settore, quindi non mi stupisco ci siano anche per questa azienda. Sicuramente se non si sperimenta non si sa dove l'uomo possa arrivare, quindi cioè io tendenzialmente sono sempre favorevole alle aziende innovative, anche perché se uno non ci prova, cioè non ci sarà mai il miglioramento proprio dell'umanità. Has raised $120 million to date from prominent investors. The company also signed a contract. Avete visto quando vi dicevo che in Italia è molto più difficile accedere a certi capitali? Questa startup ha raccolto 120 milioni da importanti investitori, però 120 milioni non è facile che un'azienda italiana li raccolga. In America è abbastanza la normalità, cioè ci sono centinaia di aziende che raccolgono centinaia di milioni all'anno. Contract with the Pentagon's Defense Innovation Unit to test and deploy SpinLaunch's responsive launch services. The company says it is on target to place satellites in orbit and deliver payloads for spacefaring endeavors by 2025. Entro il 2025, quindi diciamo piuttosto presto. Allora, come vi è sembrato questo video? Vi è piaciuto? È molto, secondo me, molto interessante, anche perché adesso